Cari amici di Crazy Motor Life, benvenuti e ben trovato ad un nuovo appuntamento con Robby44. Ciao Robby! Ciao Giacomo, ciao a tutti! Oggi parleremo di World Superbike, che ci ha riservato delle sorprese non di poco conto. Sì, guarda, la prima gara europea della Superbike ha riproposto un po' quello che solitamente ha sempre proposto la Superbike al ritorno in Europa, perché Phillip Island è una gara sicuramente che ovviamente fa testo non solo a livello di punteggio, ma anche a livello di competitività dei piloti, cioè ci si fa già un'idea di chi è competitivo, chi meno. E Barcellona ha rimesso un po' in ordine le cose, ecco, quello sicuro che tra l'altro Barcellona sì, prima gara europea, ma Catalogna è un tracciato strano, un tracciato particolare, adesso non era ancora troppo caldo, è una pista scivolosa di suo, è una caratteristica proprio del tracciato da sempre, anche quella, quindi le gomme tendono, soprattutto il lato destro, posteriore, tende a patinare davvero tanto, è difficile dare trazione alla moto e anche se le temperature non erano così elevate, perché con tanti gradi di asfalto tende a peggiorare questa cosa, devo dire che hanno riscontrato un po' tutti questa difficoltà. Parlando ancora di più di Sam Loss, devo dire che soprattutto nella gara della domenica è venuto un po' questo, ecco, la difficoltà grossa è stata un po' questa. Però abbiamo rivisto un Bautista come ce lo aspettavamo, secondo me. Quindi entriamo nel vivo della World Superbike a Barcellona, ma lo faremo dopo la sigla. 9 secondi di tempo per iscrivervi al canale. Robby, ci stavi spiegando un po' il circuito, ci stavi spiegando un po' che quando si ritorna in Europa, diciamo che le carte si rimettono in un assetto normale, diverso da quello che può essere un risultato leggermente viziato dalle caratteristiche del circuito di Phillip Island. Sì, decisamente sì, perché vabbè, i tracciati europei da un certo punto di vista sono molto vari, i team hanno tanti riferimenti, però diciamo che vanno un po' a valorizzare secondo me le caratteristiche di un po' tutte le moto, un po' le caratteristiche di base che abbiamo sempre visto. Phillip Island è una pista dove il pilota conta tantissimo perché bisogna tenere il gas aperto nei curvoni impressionanti, molto veloci che ci sono in Australia, appunto, staccate importanti come i due tornantini, soprattutto il secondo, quello nell'ultima parte della pista che è in discesa è molto difficile, quindi diciamo che se un pilota è in forma Phillip Island può fare molto bene ed è la pista dove tante volte all'inizio campionato vediamo anche degli exploit incredibili. Qui a Barcellona conta già molto di più la messa a punto, la condizione generale del tutto anche a livello dei riferimenti, perché non è una pista facile, si scivola tanto, bisogna dare trazione a queste potenti moto, perché se guardiamo anche il cronologico dei tempi, non soltanto il giro veloce, ma parliamo anche dei primi, guarda, 7 giri, sì, delle gare, sì, che sia gara 1, gara 2, il ritmo è veramente molto importante, cioè una MotoGP non è così distante. Parlando di gara, perché sappiamo benissimo che sulla qualifica addirittura c'è pochissima differenza, va veramente forte, è arrivata veramente a un livello incredibile, quindi un ritmo veramente ottimo, un po' per tutti. Ce l'aspettavamo, è un pilota straordinario, chiunque lo vede in pista dice che ha un talento fuori dal comune, ce l'aspettavamo però dopo 3-4 weekend di gara, invece lui non si fa aspettare così tanto. No, e infatti qua c'è da dire, ci sarebbe da parlare molto del sorpasso all'ultima curva, perché questo è stato un sorpasso, parlando della Super Pro Race, incredibile, cioè si parla del sorpasso di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo, però quel sorpasso là, va bene, era stato particolare perché è complicata quella curva, è difficilissimo tenere la traiettoria interna, entrare e non allargarsi, quindi mantenere la giusta linea e tagliare davanti il traguardo, passare davanti sotto la bandiera a scacchi. Quindi sì, Rossi aveva fatto un capolavoro in quel momento sicuramente, però Lorenzo aveva lasciato la porta aperta, cioè guardandolo già allora tecnicamente, bene, Rossi ha vinto in un modo incredibile, ma Lorenzo era stato, ecco, un po' distratto secondo me in quel momento a non chiudere completamente la porta nell'ultimo giro, perché molto pulito nella guida, aveva veramente lasciato troppo spazio. Per Toprak lo spazio non c'era, assolutamente se l'è creato lui, tant'è che abbiamo visto che tutti e due hanno avuto un'incertezza proprio quasi prima della parte centrale dell'ultima curva. Toprak linea favorevole davanti e Barcellona il traguardo è anche abbastanza vicino all'ultima curva ed ecco che ce l'ha fatta, ma questo è veramente un sorpasso incredibile ed è incredibile come lui abbia feeling con la gomma anteriore, d'altronde è un funambolo della moto perché
non soltanto per quello che fa, anche quando rientra in box, abbiamo visto la foto di prima, davvero bellissima, con il suo stop e con le sue acrobazie, ma questo gli dà, secondo me, ancora di più talento a parte, gli dà veramente quel margine di controllare la moto coi freni anche l'ingresso di curva senza aver problemi sull'anteriore. E parliamo della BMW, l'anno scorso guidava la Yamaha, sembra che si trovi veramente bene su tutte le moto. Robby, ti faccio una domanda un po' sibillina. A BMW mancava il pilota di punta o il pilota di punta sta facendo la BMW? Allora sì, secondo me è più il pilota di punta che sta facendo la BMW, sono sincero, perché ogni moto ha la sua caratteristica, quindi la difficoltà a volte anche della Superbike, Ducati a parte, perché la Ducati in proporzione è più simile a una MotoGP, è difficile, va capita, ci vuole un'ottima squadra dietro, ma quando la moto è a posto te la puoi davvero quasi cucire addosso, non proprio come una MotoGP, perché ha un po' meno possibilità di regolazioni, ma la moto è veramente bellissima, cioè quasi un prototipo. Le altre non sono proprio così, infatti uno dei problemi che sta riscontrando Yamaha in questo momento è proprio quello, secondo me. Ti devi adattare alla moto, ad esempio Jonathan Rea su Yamaha non si sta adattando, invece Toprak vediamo che sulla BMW, e lui in questo momento secondo me che fa la BMW che è competitiva, però chi la porta realmente là davanti, chi l'ha interpretata bene è lui. A completare il podio, Bulega, che si sta confermando un campione già pronto e fatto nella World Superbike, anche se all'esordio, e poi una riscoperta di un Iannone con una fame, una voglia di stare lì davanti che fa veramente impressione. Ecco, su questi due piloti abbiamo avuto una replica secondo me di Phillip Island. Mi aspettavo esattamente queste cose, mi aspettavo un Iannone, come hai detto tu, con voglia di riscatto. Vabbè, la caduta poi ci sta, è caduto in un momento in cui lui dice anche di non aver capito bene il perché, non stava forzando troppo, il ritmo era quello, è vero, perché anche a livello di tempi, guardandoli, non c'è stata, se vogliamo, differenza, però è tornato anche adesso a correre. Ricordiamo sempre che è rimasto fermo tanto tempo, quindi il ritmo della gara cambia, non è facile. Nel primo giorno aveva dichiarato di non trovarsi, cioè la prima volta in cui si era sentito veramente in difficoltà con la Ducati, fino ad oggi non aveva riscontrato questa problematica, ma questa è un po' la caratteristica di Barcellona, pista strana, come dicevo, a livello d'asfalto e tutto. Quindi Iannone bravissimo, è un Bulega che ecco, me lo aspettavo così perché ha guidato bene nei test invernali, è andato forte su tutte le piste, perché non doveva andare forte anche a Barcellona, infatti eccolo qua, e soprattutto pensiamo che adesso è lui che è primo in campionato, quindi deve iniziare ad essere bravo anche a gestire un po' a livello di testa quella che può essere la classifica generale, perché diventa di qui in poi importante. La Superbike non ha tutte queste gare, la MotoGP ne ha di più, ovviamente la Superbike va anche un po' gestita da questo punto di vista. Diciamo che la vittoria, per esempio, di gara 1 l'ha persa Nicolò per aver sollecitato un po' troppo la gomma e alla fine ha perso quasi 2 secondi in un solo giro. Purtroppo succede così anche tante volte quando ti senti veramente di spingere forte, di averne ancora e ti cede la gomma, diventa difficile, soprattutto all'inizio della tua esperienza con una moto nuova, magari cambiare rapidamente il tuo stile di guida. Infatti poi è nuovamente migliorato, a parte l'aver perso 2 secondi in un giro praticamente in pochissimo tempo, ma successivamente è riuscito comunque ad adattarsi, ecco, nell'insieme delle gare, anche la gara, la Super Pole con meno giri e tutto, però è riuscito comunque, secondo me, pian piano a maturare su questa moto. Questo gli tornerà utile, lo vedremo sicuramente a partire da Assen in poi. Abbiamo parlato un attimo di Jonathan Rea, che non si sta adattando lui alla Yamaha, o forse la Yamaha sta attraversando un periodo non bello, vedendo anche i risultati di Locatelli rispetto all'anno scorso. Invece abbiamo ritrovato, Barcellona ci regala un rinnovato e ritrovato Álvaro Bautista. Eh sì, qui lo dice questa foto, guarda, la sua caratteristica per cui tanto si è parlato anche lo scorso anno, l'uscita di curva, cioè dove lui guadagnava tanto era un po' in questa parte, ma secondo me perché è in grado comunque di far rendere molto la moto nella fase di trazione, ma anche questa foto lo dice, si vede come molto esposto all'interno della curva, la moto bella in accelerazione senza troppa derapata, al contrario della foto di Bulega che abbiamo visto prima. Non è che la derapata sia negativa, perché significato di molto controllo da parte del pilota, però ne fai una, ne fai due e alla fine la terza la gomma già si è bruciata rispetto a quella di Bautista, magari che derapando un po' meno, poi dipende dai punti, perché anche Bautista ha una moto che si muove, lui è più leggero, quello è vero, però diciamo che tutto questo vantaggio che anche lo scorso anno si diceva in accelerazione va benissimo tutto, ma il peso
su una Superbike, su una moto di quel tipo conta, ma non è tutto, non conta quanto una 600, una Moto 2, lasciamo perdere le categorie inferiori dove conta ancora di più, conta il modo di guidare, quindi secondo me quello che Bautista ha ritrovato a Barcellona è questa sua caratteristica di far rendere la moto in uscita di curva, quindi dare trazione alla moto. E questa foto è veramente bellissima perché riprende proprio quello quella che è la sua caratteristica vincente. Diciamo che allora la Superbike ritrova i suoi beniamini con delle new entry tutto pepe che non fanno male allo spettacolo e a noi appassionati, perché Bulega, Iannone, Petrucci che si sta avvicinando, finalmente lo vediamo sempre comunque nei primi 5-6, quindi è sempre lì, pronto, ancora forse non è perfettamente a posto, però inizia a esserci il ritmo gara. Io Petrucci devo dirti che lo vedrei bene dirti tra qualche gara diventa difficile perché magari già da Assen potrebbe essere pronto, però lo vedrei bene a livello di Iannone, ecco, quello sì, perché comunque tra i due team esterni, i due team comunque che hanno la stessa moto, a livello di moto, a livello di ambizione esattamente la stessa, Petrucci ci può arrivare con tutta l'esperienza che ha da sempre su qualsiasi tipo di moto, perché diventa importante in questo caso, soprattutto quando non hai magari una moto ufficiale su cui puoi fare affidamento molto sulla squadra che è ovviamente in grado di analizzare i dati in maniera diversa, non vuol dire che un team privato non sia in grado di analizzarli, ma semplicemente la possibilità da parte di un team ufficiale di poterti poi creare la moto un po' sul tuo stile di guida. Ecco, qui è più magari un pilota che deve arrivare a un certo punto e adattarsi a quello che ha. Un'altra Ducati che si è fatta spazio, specialmente nella prima parte di gara, e che ci ha regalato uno shock non da poco, è quella di Sam Lowe. Sì, gara 1 impressionante, bellissima. Ci ho sperato tanto perché veramente il ritmo veloce, ma bello anche da vedere in sella, bello stile di guida. Anche qui la foto parla un po' da sé. Si vede quando un pilota si trova bene con la moto, d'altronde continua a ribadire che la moto gli piace molto, che deve ancora scoprire certi incastri per farla rendere al meglio, soprattutto per tanti giri. Purtroppo il problema di gara 1 la caduta viene un po' secondo me, sempre dalle sorprese che riserva la pista di Barcellona, perché davvero è sempre stata un po' come caratteristica molto scivolosa e non sempre costante, anche perché invoglia a tirare e a portare la moto al limite, ecco che può creare qualche problema. Invece l'incognita gara 2 è del risultato, perché è andato così male in proporzione, ha preso dei punti, però se guardiamo come era partito nella prima, da imputare molto l'usura della gomma posteriore, ma anche il feeling con la gomma anteriore, che a Barcellona è importante perché si frena, abbiamo visto Toprak, commentavamo prima, si frena comunque forte, ma si arriva dentro la curva con i freni, molto piegato. Se manca un po' la gomma anteriore, manca il feeling in quel punto, finito, perdi traiettoria e non riesci mai più a girare. E quando vai a consumare la gomma posteriore si sommano talmente tanti problemi dove vai a perdere mezzo decimo a curva, però immaginiamo quanto può essere su 15 curve di una pista, e il problema è stato tutto questo. Per me è stata una bellissima parentesi. Devo dirti che anch'io speravo rimanesse in gara fino alla fine per vedere fino a dove poteva arrivare, perché stava andando veramente fortissimo e ricordiamoci che comunque sono due debuttanti, sia il team che il pilota. Sì, il team è debuttante, hanno soprattutto elettronico e capotecnico con una decisamente buona esperienza sulla Ducati, però hanno bisogno, secondo me, di incastrarsi col pilota, cioè è l'intesa che fa la differenza. Ricordiamo che Siamo ha guidato per anni la Moto 2 e arriva proprio da quella categoria. World Superbike che si prospetta sempre più entusiasmante, più ricca di sorprese, più ricca di emozioni. Questo fa solo bene allo spettacolo e a noi appassionati che poi ci mettiamo dietro la TV seduti sul divano a tifare i nostri beniamini. La Superbike ha sempre e da sempre regalato tantissimo spettacolo, secondo me è uno dei campionati in assoluto più belli. Dico dei campionati perché si parla di mondiale Superbike, motomondiale, possiamo parlare del mondiale Endurance, ma i campionati sono tanti. Il mondiale Superbike, da quando è nato, dal 1988, come formula derivata di serie e tutto, secondo me è sempre stata azzeccata. Poi vabbè, quello che è il motomondiale, il MotoGP ha avuto un po' l'occhio di riguardo da parte degli organizzatori, però oggi veramente, se dovessimo mettere una gara MotoGP da una parte e una gara Superbike dall'altra, differenze non ne vedremo perché sono spettacolari tutti e due. Robby, ancora grazie per essere stato qui a Crazy Motor Life a parlare di motori, di passione, di due ruote, di campionato World Superbike. Io ti do appuntamento al prossimo weekend con la World Superbike e
ringrazio tutti voi per averci seguito fino a questo punto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirci sui social, di andare a seguire il profilo Instagram di Robby44, dove trovate anche gli appuntamenti per la sua scuola guida, di cui sarà Robby Rolfo l'artefice di una rubrica straordinaria qui su Crazy Motor Life. In sella con Robby. Si spiegherà le tecniche, si spiegherà come muoverci in sella per imparare ad andare più forte, sì, ma con più sicurezza. Sì, perché a parte i 30 anni di gare dal 1994 ad oggi 2024, devo dire che negli ultimi 8 anni mi sono dedicato parecchio all'attività didattica come scuola RR44. Quindi di cose da dire nella rubrica ne avremo, perché lo stile di guida sarà veramente importante, ma soprattutto le informazioni che cercheremo di dare saranno aperte anche a chi va semplicemente su strada, in moto, o chi va in pista ovviamente, però aperte veramente a tutti ad ogni livello, quindi seguiteci. Sulle cose da dire non ho dubbi, perché farò tanti di quegli errori che per correggerli saranno un migliaio di cose da dire, quindi sarà semplice darti gli spunti per aiutare gli altri. Andremo in pista insieme, quindi ti facciamo lezione pratica immediatamente, si capiranno meglio ancora e tutti capiranno meglio. Perfetto. Ciao Robby, alla prossima. Ciao Giacomo, ciao a tutti, a presto, ciao.